volte percorri sentieri già praticati. Io sono un frate, e Francesco ha fondato i frati più di 800 anni fa, ed è un sentiero ormai praticato, no? E a volte invece fai delle cose, ti avventuri nello sconosciuto. È un po' la storia di Abramo, no? Quando dici esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò, ma Abramo non lo sa. Ed è un cammino esteriore o un cammino interiore, ma nello stesso tempo è un percorso che lo fa rientrare in sé, quindi è un uscire per rientrare, quasi come se la sua terra, la terra che deve conoscere, è una terra che già gli appartiene, che è la sua terra interiore, il suo mondo interiore. Quindi è tutto in evoluzione, come dicevano i greci, pantare, tutto scorre. Il fiume che ti bagna adesso non è il fiume che ti bagnerà fra 20 secondi, è altra acqua, diversa, sempre lo stesso fiume ma diverso. Ma io ho sempre scelto fin dall'inizio, fin da quando avevo 20 anni, le strade sconosciute, ma quelle che mi davano sensazioni forti e piacevoli, senza mai fare un minimo di ragionamento, di convenienza, di opportunità, ma solo quasi egoisticamente di mia felicità. È meglio la strada battuta e l'ho fatta per tanti anni, la busta paga è una gran cosa e se è anche buona e fissa ancora meglio. Però la strada sconosciuta è la tua vita, cioè lì c'è dentro tutta te stessa e vale sempre la pena, gente, rinunciare per quella strada lì. Piangi, fai dei brutti periodi, io qua pianti ne ho fatti tanti con una stufetta a legna, 4 pezzi di legna dentro, la tua brandina e vai. Nel mio caso ho dovuto imparare a camminare un piede in una strada e un piede nell'altra, per così dire. Anzi, l'esperienza della strada già passata aiuta nella strada che non hai ancora passato. La vita bisogna camminarla e quando cammini impari tanto, cioè la forza della salita ti porta sì a un sacrificio, perché quando non ce la fai più ti verrebbe voglia di metterti a sedere. Ho imparato scostandomi le ginocchia, perché non conta quante volte si cade, ma quante volte si rialza uno. No, strada sterrata, io sono per le strade di campagna, non sono per quelle di paese, di città. No, non ci vado tanto d'accordo con quelle di città. Io guardi, quando mi sono sposata sono andata a abitare a Sardana. Avevo una bambina di 6 mesi e era tempo di guerra. Alla notte si scappava perché bombardavano, si scappava e si andava fuori Sardana. Una notte, quando ho suonato l'allarme, siamo andati giù, il mio letto, sa dove era? Dal 3° piano, era a pian terreno. Io non ho più visto niente della mia casa. Ho preso la bambina, siamo venuti su a piedi, da Sardana siamo venuti qui e non mi sono più mossa di qui. Mi sono rinnovato dunque continuamente, dunque ho lasciato, ritrovato e cambiato continuamente. Cioè mai ho seguito e non ho mai avuto un piano. So che volevo vivere in questo modo, ma ho deciso di lasciare andare, dunque qualunque cosa andava bene. Sì. E a volte le strade un po' troppo sconnesse mi fanno un po' paura, ecco, nel senso le cose che non conosco troppo mi spaventano un po', anche se mi attirano, però ho sempre quel senso di appartenenza, che non mi permettono di fare probabilmente quel salto in più. Io poi a un certo punto mi sono resa conto che la vita che stavo cercando di fare in realtà poco mi apparteneva, quindi all'età di 36 anni ancora non so cosa voglio fare. Però in realtà sono alla ricerca della parte più autentica di me, che è quella a prescindere dai condizionamenti, no? E non è semplice cercare di pulirsi e contattarsi davvero. Quindi.
Però una tradizione calata fino a se stessa ti mummifica, ti immobilizza. Soprattutto quando viene imposta. E quando come viene imposta valore, come valore che non condividi. Il mio punto di vista è bella sì la tradizione, però non devi essere vincolato, devi essere libero di accettarla o meno se la condividi. E tante volte le tradizioni vengono superate dalla vitalità stessa della vita. La vita è evoluzione in continuo. Però io non nego la tradizione, nego il fatto che venga imposta come valore assoluto. Invecchiando mi rendo conto che ho bisogno di rintanarmi dentro delle certezze, però al tempo stesso mi rendo conto che sono delle illusioni le certezze e soprattutto quando diventi conformista rischi di diventare anche una persona più dura, più chiusa nei confronti della novità. Anche più debole. E poi vabbè, lascio la fidanzata e entro in seminario. Divento prete nel 2006 e parte una vita frenetica di riunioni tutte le sere, di oratorio, giovani, catechismo, veramente travolto da tutto. Sono andato dai Gesuiti di Bologna e lì una domanda di quelle banali e fondamentali mi hanno messo a terra. Il Gesuita mi ha chiesto: ma Alessandro, vuoi smettere di voler essere un bravo prete e cominciare a chiederti se sei felice? Non avevo voglia. A un certo punto per la prima volta ho detto: adesso io non so se ci credo o non ci credo, però lasciami in pace, adesso basta, adesso ti ho seguito, ho mollato, ho cambiato strada, pensavo di aver trovato la retta via, basta, l'ho fatto 1000 volte. E sono stati i momenti più duri e più belli. È stato faticoso perché ti senti inutile, a cosa servo? Per me il Vangelo in verità è questa esperienza, cioè lo scandalo dell'inutilità, del lasciare andare, del consegnarsi, dell'imparare a morire, del fatto che non dipenda tutto da te. A me ha cambiato tanto il venire qui. Io pensavo che fosse un arrivo, adesso ho trovato un posto dove faccio le cose che mi piacciono, invece è stata una ripartenza.